Dopo aver raccontato e spiegato la crisi di Dainese, mi sono arrivati dei messaggi che non mi sono piaciuti e alludevano al fatto che avessi qualcosa contro questa azienda, come se i numeri li avessi inventati io. Altri mi hanno detto: guarda che i diretti concorrenti sono messi anche peggio, pensa al Pinestar, è messa male, perché non parli di loro, ti pagano per stare zitto, queste robe brutte. Allora ho fatto un check e ho scoperto delle cose che però sono diverse da quelle che si aspettavano certi personaggi e anche diverse da quelle che mi aspettavo io in un certo senso, non che non avessi fiducia nelle capacità industriali, insomma, però ho avuto delle sorprese. Le volete conoscere queste sorprese? Ecco come è messa Alpine Stars, ok? Dai. Ciao da Mr. Helmet, un po' mi ha dato fastidio che qualcuno mi abbia detto cose simili, però poi facendo una valutazione e un'analisi ho capito che sarebbe stata un'occasione per fare un video diverso, non sempre allarmistico una volta tanto, cioè qualcosa che funziona. E allora ecco Alpine Stars o Alpine Star come molti dicono, anche io delle volte. Allora, è stata fondata nel 1963 ad Asolo da Sante Mazzarolo e Alpine ha iniziato con gli stivali da off-road. In pochi anni spacca tutto, entra nel mondo racing, sviluppa protezioni, abbigliamento, airbag ed è oggi uno dei riferimenti globali nel motorsport, moto e auto. Adesso l'azienda la guida il figlio Gabriele e insomma è un'azienda padronale alla veneta nel bene e nel male. Questa è la prima differenza con Dainese, che non è più padronale da un po', dato che appartiene a dei fondi, ok? Farò spesso dei confronti fra le due realtà, non perché per far emergere uno nel bene e uno nel male, no, ma per evidenziare le differenze di approccio al business che sono molto molto nette e marcate. Il resto lo fanno i numeri, che non mentono e soprattutto, attenzione, non ve lo dimenticate mai, che non mi invento io, ok? E i numeri di Alpine Star sono buoni, ok? Fatturato di 278,4 milioni, leggo i bilanci, leggero calo, meno 6,7% rispetto al 2023, ma resta comunque molto elevato, un utile netto di 9,17 milioni, quindi positivo, un buon segnale di efficienza, un EBITDA di 25,7 milioni, quindi solido con un margine del 9,2%, un EBIT 17,6 milioni, in linea con il settore, margine del 6,3%, poi sono quasi 500 i dipendenti, quindi è un'azienda di medie e grandi dimensioni, un cash flow operativo buono, quindi 13,6 milioni buono, anche in un contesto macroeconomico insomma abbastanza incerto, e poi c'è la situazione patrimoniale, ovvero i soldi in cassa e le risorse aziendali. Ci sono disponibilità liquide per 30,3 milioni, quindi la liquidità alta, buona autonomia operativa di questa azienda e i debiti verso le banche che sono di 19,9 milioni, non poco, ma in calo del 28% rispetto al 2023. Questo è un segno positivo, è un calo molto forte. Poi ci sono debiti verso altri finanziatori per 21,4 milioni, sono debiti stabili, quindi è una struttura di debito mista a breve e lungo termine. Poi c'è un capitale proprio discretamente elevato di 86,8 milioni netti e poi un patrimonio netto rafforzato, quindi più 12% year over year, che vuol dire rispetto all'anno precedente. Va bene, l'indice di solidità, invece il patrimonio passivo è buono, cioè del circa 42%, che in altre parole per 100 euro di passività, per spiegare, 42 sono del patrimonio netto dell'azienda, è un rapporto basso, suggerisce che l'azienda dipende dai finanziamenti esterni per fare le cose, però non è necessariamente negativo, soprattutto se l'azienda ha un modello di business particolare che richiede degli ingenti investimenti, eccetera. Quindi, insomma, Alpine Stars è solida per certi versi, no? Dal punto di vista finanziario, liquida, nel senso è solida e liquida, che ha i soldi e con un debito gestibile, e insomma è in calo netto, 28% per quello riguarda le banche. E il confronto diretto con Dainese ha più o meno lo stesso fatturato, 280 milioni, un EBITDA simile, 26 milioni, un utile netto che è la metà,
5 milioni e poi un debito però finanziario complessivo stimato in oltre 300 milioni dopo l'acquisizione, che hanno acquisito quel debito, il che è preoccupante e porta ad un indice di solidità molto più basso. E la sintesi è che siamo davanti, diciamo così, a due aziende con un'impostazione, con un approccio opposto, ok? Dainese cresce con il debito e la leva, e Alpine Stars cresce con il prodotto e la prudenza, e insomma questa era la fotografia finanziaria veloce, proprio sommaria. È chiaro, non vi aspettate un'analisi da università o ci vorrebbe molto di più. Adesso sempre veloce la marketing analisi, perché insomma Alpine Stars va bene. Quali sono le scelte vincenti? Perché dico che va bene? Allora, un focus tecnico costante, quindi ricerca e sviluppo veri, quindi non di facciata, cioè veramente ci sono sempre cose nuove, e poi il Tech Air è uno dei sistemi più avanzati del mercato, e poi c'è una espansione internazionale calibrata, cioè ha puntato Alpine Stars tutto su Stati Uniti e Asia, ma senza sbilanciarsi troppo. La rete operativa esiste, non è solo distributiva, ok? E poi c'è una coerenza fra pista e prodotto, e cioè il cliente sa che compra ciò che i piloti usano davvero, cioè quello che viene dal racing. La fiducia è alta, non c'è, diciamo così, allure, non c'è, come posso dire, fuffa, ok? Poi c'è una gestione finanziaria che è abbastanza prudente, niente fondi, niente operazioni a leva, solo cassa, margini e crescita organica. E la crescita organica, non so se lo sapete, è sempre mediamente più lenta, meno eclatante, però anche meno suscettibile di eventi esterni particolari, ok? Poi c'è una cosa che è molto importante in Alpine Star, la vedete, presenza racing distribuita e autentica, la MotoGP, la Superbike, il motocross, la Formula 1, il rally, l'endurance, cioè non è una vetrina di marketing, ma è più un laboratorio, ok? Quindi c'è l'immagine, c'è la facciata, ma c'è dietro anche la parte di studio. E anche il percepito, ossia l'analisi del sentiment che io faccio sempre nei miei contenuti quando analizzo i marchi, ma non solo, anche quando analizzo le situazioni, però io quella analisi del sentiment io non la regalo, quella la vendo. Messaggio per qualcuno nel caso fosse interessato. Bene, in breve vi posso dire che questa analisi del sentiment conferma quanto vi ho detto in breve, ok? Il confronto con Dainese, ma per parlare sempre di due approcci diversi, no? Sono due colossi italiani entrambe e si fronteggiano, battono gli stessi territori più o meno all'80%, però negli ultimi anni Alpine Stars ha avuto una crescita particolarmente brillante, spesso superando questa azienda e le altre che si posizionano sulla stessa fascia di mercato, di prezzo, di aspettative e di risultati, superando queste ultime aziende in termini di presenza globale e risultati commerciali. E ci sono delle ragioni precise. Allora, innanzitutto la strategia di internazionalizzazione, quindi Alpine Stars ha puntato molto presto sull'espansione internazionale, da sempre, da subito, aprendo delle sedi operative soprattutto all'estero, negli Stati Uniti ad esempio, e questo ha permesso al brand di essere molto, molto vicino ai mercati chiave, anche dal punto di vista del brand, ok, della conoscibilità, quindi Stati Uniti e Asia, adattando prodotti alle strategie locali, ma anche, oltre a essere, diciamo così, a lavorare anche sul percepito, quindi venendo poi così percepito come più internazionale di altri, ok? Elevata la percentuale del pubblico, ve lo dico, fatto dei check, che pensa che Alpine Stars sia americana. Questo è interessante, no? Poi c'è l'ampiezza della gamba, vabbè, questa non è la sola azienda ad avere questo tipo di caratteristica, però diciamo che l'ampiezza della gamma consente di offrire i prodotti off-road, la Formula 1, il kart, la mountain bike, il lifestyle, quindi un pubblico diversificato, a rischio distribuito, ma sempre con un bilanciamento a tema off-road, cioè il tutto rimanendo nei motori o comunque negli sport anche senza motore, ma a 2 a 4 ruote che ricordano questo tipo di attività, quindi con o senza motore, senza uscire quindi mai da quella logica, quindi diversificando ma senza uscire da una logica precisa, con un numero di riferenza a catalogo che è davvero molto alto. Non sto facendo la pubblicità o la marchetta per questa azienda, ma per spiegarvi come invece l'altra azienda
che viene percepita come diciamo così avversario, come concorrente diretto, abbia invece diversificato in altri modi, per esempio sull'equitazione, sullo sci, su altre cose, e quindi c'è una differenza, no? Oltre all'approccio tecnico, l'immagine, il brand, c'è proprio una differenza anche di collocazione. Sono settori quelli un pochino meno propri dell'azienda in questione, e invece per Alpine Stars c'è il muoversi su un mercato che è proprio, come posso dire, di riferimento dal punto di vista storico, e che quindi conosce molto bene. E poi c'è l'innovazione tecnologica, investimenti continui, in particolare nell'airbag Tech Air, che è percepito, attenzione, come più versatile, più accessibile, più usabile rispetto al D-Air. Negli Stati Uniti Alpine Stars spacca. Quello è un mercato gigante, e il 90% circa, mi pare, mi hanno detto, ho guardato, di chi gira in pista utilizza i Tech 10, che sono gli airbag di off-road, cioè nell'off-road è veramente leader, e lì si fanno i numeri. Magari da noi non sembrerebbe, ma noi siamo abituati sempre a guardare al nostro mercato interno, ma il mondo gira altrove e in un altro modo. Il marketing del motorsport, la presenza massiccia nei campionati principali, sponsorizzando tantissimi piloti top in questo periodo, i piloti che se la battono fra loro sono quasi tutti Alpine Stars, e poi c'è un prezzo e un posizionamento, ci sono prezzo e posizionamento che sono nell'alto di gamma, ma a prezzi più accessibili rispetto ad altri, soprattutto nella fascia media, quindi posizionamento alto ma non pericoloso da tagliare fuori troppa utenza. E poi c'è un'immagine e uno stile che sono percepiti come più giovani, più sportivi, più dinamici, e quindi, sempre per tornare a paragonare il concorrente diretto, ma non è per fare pubblicità, ma nell'altro video ho spiegato perché le cose non andavano tanto bene, mentre qui invece devo spiegare perché, per il contrario, perché vanno così bene. Dainese resta premium, è tradizionale, forse un filo snob. Alpine Stars è percepito come più tecnico, ok? Come più vicino. E poi c'è la distribuzione capillare, forte online. Mi risulta che l'e-commerce abbia fatturato 25 milioni l'anno scorso, e nei negozi fisici trovi Alpine Stars ovunque, e l'acquisto di impulso sappiamo che in Italia cresce moltissimo, ma in altri paesi è già dominante. Se sei leader nell'acquisto di impulso, quindi l'e-commerce, hai praticamente già vinto. Ma allora Alpine Stars è perfetta? No, nessuno lo è, nemmeno io. Insomma, no, scherzo, qualcosa da monitorare c'è. Cioè, la valutazione finale è chiaramente molto positiva, l'avrete capito, non è che ho parlato fino adesso per poi contraddirmi, però Alpine Stars si conferma un'azienda sana, redditizia, ben patrimonializzata, innovativa, produttiva. La presenza globale è forte, la struttura finanziaria è solida, la strategia è coerente, ha ridotto il debito, ha mantenuto ottimi margini, un utile netto ancora, ha una buona autonomia finanziaria. Ci sono dei punti da monitorare. Il calo del fatturato 6,7%, bisogna capire se è ciclico o è strutturale, cioè se è dovuto a dei corsi e ricorsi di mercato, delle situazioni, diciamo così, esogene, no, oppure se è strutturale, cioè se dipende dalle carenze, da alcune carenze strutturali dell'azienda. E poi ci sono i rischi dell'espansione nei nuovi mercati, che sono soprattutto l'Asia, sempre molto pericolosi e aleatori da affrontare. E poi c'è una cosa che è molto importante, che è anche il punto di forza, ma rischia di essere pericoloso, che forse è il motivo per il quale Dainese ha fatto scelte diverse, cioè la dipendenza dal racing, cioè se cambiano il trend, le sponsorizzazioni, se ci sono dei cambiamenti drastici all'interno del racing, che ne so, una crisi globale, petrolio, non lo so, delle robe così, potrebbe essere pericoloso. Ok, ma sono tutte variabili che nel medio termine sembrerebbero essere gestibili. Nessun allarme, poi magari mi sbaglio, insomma. In un mondo dove tutti, no? Quindi alla fine, io per primo, parlano di crisi, crolli, bolle, una storia industriale positiva ogni tanto fa bene, però se possibile non bisogna dare le notizie a mo' di giornale locale, no? Per prendere il bannerino o i gadget omaggio o una marchetta per incassare un po' di benevolenza dall'imprenditore del posto, o qualche gadget, no? Bisogna cercare di fare un'informazione leggendo i dati e non il testo ricevuto da qualcuno. È sempre bene spiegarli, i numeri e le motivazioni
anche se cerchiamo di farlo velocemente, non è che possiamo stare qui a fare video da 40 minuti. Insomma, Alpine Stars è una di quelle realtà italiane, poche, ma anche europee, poche perché stiamo mandando tutto fuori, del motorsport, che cresce in modo sano e concreto e sostenibile. Poi non ci sono operazioni, diciamo così, ad alto rischio alla Gordon Gekko, no? Quindi solo lavoro ben fatto, mi sembra, è una logica aziendale che in qualche modo possiamo definire alla vecchia maniera, ma con innesti di modernità, perché c'è una visione, no, sulla diversificazione dei mercati, sulle decisioni ad alta reattività alla domanda e ai trend, no? Perché quando sei veramente capace di muoverti nel motorsport con capacità previsionali e anche reattività, hai già fatto metà del lavoro, penso io. Nell'informazione è così, ma sui prodotti è ancora più difficile, bisogna essere ancora più veloci. Poi io mi posso sempre sbagliare, domani succede, ma insomma credo di no, ecco, spero di no. Mi piacerebbe sapere, e qui chiudiamo, cosa ne pensate voi e se le vostre sensazioni confermano i risultati di mercato o viceversa, cioè se quello che sta succedendo sul mercato lo trovate vicino a quello che è il vostro feeling. E poi se magari siete curiosi su altre aziende e il lavoro non è troppo difficile, chiedete, quindi magari riesco a tirar fuori qualcosa di interessante. Ok? Ciao da Mr. Helmet.